Ciao a tutti ragazzi. Scusate se ho riso subito, ma perché dietro la camera che mi sta riprendendo, che infatti si vede la differenza, perché quello che state vedendo sicuramente è meglio di qualsiasi altra cosa che abbia mai fatto prima, perché abbiamo una camera vera oggi, grazie a Daniele Chierichetti, che grazie a lui abbiamo questo tastierone da provare, quella camera bella, insomma, diventiamo improvvisamente professionisti anche sul mio canale. Grazie a Daniele che chiaramente, insomma, ci stiamo divertendo oggi e stiamo facendo, lui mi sta dando una mano e qui una mano ci vuole, nel senso che è uno strumento bellissimo, devo dire, con un sound bello moderno che però prende dal passato, c'è dentro tutto lo storico Roland. È proprio bello, e addirittura c'è anche le casse questo, perché poi magari facciamo una provetta dopo per vedere come suonano. E poi vabbè, ha dentro lo storico Roland nel vero senso della parola. Però lo storico Roland, che a vederlo così chiaramente si penserebbe allo storico Roland dei sintetizzatori. Sì, diciamo che in generale è quello dei sintetizzatori, però abbiamo anche RD, quindi con un campionamento di pianoforte serio, XV 5080, quindi abbiamo tutta la parte, diciamo, anche PCM, tutta la costruzione del mondo, diciamo, anni 90 di Roland. Poi c'è Jupiter, Juno, JX e SH. L'SH è polifonico, chiaramente perché questo è un virtual analog, quindi si permette di fare cose diverse dal normale, però il sound è quello lì. Il sound è quello lì nel senso che, chiaramente, con le dovute precauzioni del caso, senza dire che suona come un Jupiter, come un Juno, com'è, però posso garantire che non è più un problema di somiglianza all'originale, è la possibilità che dai, quindi un suono nuovo. Cioè, nel senso che sì, sembra il Jupiter, va bene, ma non è lì il problema è che tu puoi mettere insieme il Jupiter col Juno, col JX, creare delle patch, delle scene, adesso qui entriamo nel problema, utilizzando tutti questi motori che sono veramente micidiali e tutti questi possono o meno passare da un filtro, passare da effetti, passare dagli inviluppi, insomma è una cosa veramente, diciamo, gigantesca. È gigantesca nel bene e nel male, nel senso che poi essendo gigantesca va gestita. Guardo Daniele perché prima siamo stati qui un pochino per cercare di entrare nel dettaglio di quella che era la funzionalità della cosa. Allora, io intanto vi faccio sentire delle patch e posso dirvi che
di base, siccome c'è quella camera che riprende, tutto questo pannello è sempre riferito alla parte, diciamo, di suono che si sta analizzando in quel momento, utilizzando in quel momento, cioè che si seleziona in quel momento. Allora, schiacciando praticamente part, mi ritrovo con queste parti che lampeggiano, sono le parti che compongono il suono e che sono praticamente si possono usare. In realtà queste sono le parti on, come c'è scritto, part on, quindi adesso in questo momento sta andando solamente una parte che è quella del Jupiter e quindi sta suonando il Jupiter. Se io cambio e aggiungo una parte e smetto di suonare questa, sto suonando il Juno in questo caso praticamente. In questo momento, infatti, io qui sul display ho scritto Juno 106. Se torno alla situazione di prima, qui io ho scritto Jupiter, qui ho scritto JX, qui ho scritto SH. Quello che mi diceva Daniele prima è che io in realtà posso decidere di avere 3 Jupiter, giusto? Quindi questa già è una cosa micidiale, perché se si considera fino a 4 parti di synth che possono essere utilizzate, che ne so, 2 Juno e un Jupiter, 2 SH e 2 Juno, insomma sono infinite le possibilità. Questo crea chiaramente una vastità imbarazzante di sonorità, di colori, di voci differenti. Poi c'è un'altra cosa importante che quella è da dire nel bene e nel male, lo dicevo anche perché tutta questa possibilità così farebbe pensare a, che ne so, 2000 slot per le patch, nel senso che mi viene in mente di farne talmente tante che solo se faccio il calcolo delle probabilità di incastro fra tutti gli strumenti, praticamente mi ritrovo nell'infinito. Quindi non lo so, magari 1000, no, ecco. E invece ce ne sono 256 e oltretutto c'è un altro problema, che quelle 256 scene vengono composte da 4 suoni l'una. Cosa succede? Che questi 4 suoni, per poterli utilizzare con tutti i settaggi che ho impostato, devo salvarli a loro volta, un po' in stile Kurzweil, per intenderci, dove salvavi la patch da un'altra parte e poi te la ritrovavi fatta come l'avevi fatta là. Perché la catena di effetti in quel caso? In questo caso semplicemente perché tutti i parametri vengono presi da quella patch. Quindi una volta fatto il lavoro, lavorando su una scena, bisogna ricordarsi di salvare tutte e quattro le parti, i componenti di questa scena. Vabbè, voglio dire, basta entrare nella mentalità e si fa. Questo non è un problema, per certi versi è anche comodo perché poi ci si ritrova con tutte le patch separate di tutte le parti. Dall'altra parte però chiaramente nasce un po' il problema del numero di possibilità di salvataggio, nel senso che 256 sono un po' pochine forse. Questa è l'unica cosa che ci siamo detti, insomma così. Per il resto qui ragazzi, già solamente come risponde il filtro. Adesso esco da questa modalità, torno sulla scena, vi faccio sentire un po' di suoni. Sentite questo pad. Aftertouch. Il suono non se ne va nel momento in cui cambiamo scena addirittura. Un po' come succede per il Phantom che non perde, diciamo, il suono mentre si passa da una patch all'altra, da una scena all'altra in questo caso. La potenza non manca, il suono è, come posso dire, è Roland, cioè nel senso, Roland bello. Non per entrare nel dettaglio, ma questa suona proprio bene. E in campo, diciamo, digitale, però ricorda un po' la sensazione che si aveva quando si accendeva uno strumento di quelli giusti, Super JX, dove si diceva hanno fatto un bel lavoro di sound design e tutte quelle cose lì, perché è importante, perché uno entra in un negozio, prova uno strumento e vuole rimanere sbalordito, poi c'è scritto Jupiter, voglio dire, c'è la storia della musica dentro, quindi bisognerebbe, no? E questo lo fa. L'unica cosa è quel discorso un po' della gestione.
Nel senso che, tornando poi a una questione più tecnica, nel momento in cui entro in questa modalità, io qui, se vado a vedere, ho tre parti accese. Allora, ogni volta che ne accendo una, poi per andare a lavorare su quella, tipo voglio lavorare su questo basso, diciamo, in questo caso sto lavorando sui parametri di questo. È mono, posso farlo diventare anche poli. Poi voglio aggiungere questo, lo isolo, lavoro su di lui, esatto, li unisco. Viene da fare i tamarri, ve lo dico, cioè nel senso con questa qui viene subito da fare quelle robe un po' tamarrone, però del resto siamo tutti, nell'anima siamo tutti un po' così. Poi provo ad andare a sentire che cosa c'è qui, ecco per esempio, se vogliamo fare i tamarri. Questo era in unisono. Ecco, un'altra cosa importante, ho tre stili, cioè tre modelli diciamo di filtro, quello Roland, quello Moog, cioè Pro. Quindi i tre diciamo stili classici dei filtri, diciamo i più conosciuti. Chiaramente nel caso del filtro, ogni volta che si cambia modello di filtro, diciamo, i parametri influiscono in modo differente perché dipende dal modello quali sono le possibilità a disposizione. Ecco, tornando al discorso dei tamarri che facevamo prima, ecco, sentite come quando si entra nel grezzo, a me piacerebbe anche eliminare il più possibile. Ecco, sentite che quando si arriva al grezzo, diciamo, del comportamento anche proprio sonoro del Jupiter X, si trova un carattere ben preciso che non fa rimpiangere, cioè è una cosa diversa, insomma, non viene voglia di dire sì, però il Jupiter è un'altra cosa, sì, però il Juno è un'altra roba, sono tutti un'altra cosa, questa è un'altra cosa ancora e mette a disposizione tutte queste caratteristiche unite. Chiaramente queste unite, torno alle scene, a quello che è. Quindi si può in pratica passare da questo, da quello che stavamo ascoltando, fino ai pianoforti, come dicevo. Quindi chiaramente ora il discorso è questo, se io qui entro e insomma, chiaramente stiamo parlando di una tastiera synth con un tasto synth che devo dire, se posso essere sincero, nel caso dei pianoforti effettivamente influisce davvero molto, molto più che su un Phantom 7 o 6, insomma. Però, dopo un po', come sempre, ci si prende la mano e per certe cose. Sì, diciamo che, ripeto, dal punto di vista pianistico magari non è lo strumento per suonare il pianoforte, però abbiamo l'opportunità di farlo e chiaramente il suono di pianoforte, che è di qualità, è da vedere in modalità sound design per unirlo ad altre cose, per farlo diventare parte di un altro,
di un altro mondo. Già solamente avere la parte RD e la parte XV, per esempio, già loro due da sole creano un mondo ben preciso di un certo tipo di periodo, e considerando che poi si può unire a quello tutto il resto, diventa veramente interessante. Entriamo in modalità, diciamo, di sintesi classica, in questo caso sono su Jupiter, primo oscillatore, secondo oscillatore, posso unirli, quindi filtro, come abbiamo detto, con 3 modelli, poi andiamo negli inviluppi, che poi dipende dal modello che stiamo utilizzando, cioè dal motore che stiamo utilizzando, le modalità che possiamo scegliere dei 2 inviluppi. Comunque, insomma, questo vale per tutti gli strumenti che ci sono a disposizione, chiaramente dove è possibile utilizzarli in questo modo. Infatti, se noi mettiamo un altro strumento, per esempio, passiamo al Juno, quindi se cambiamo, adesso chiaramente voi avete visto già fatto perché ho tagliato, ma mi ha dovuto spiegare Daniele come fare per far diventare la parte 2 il Juno, perché bisogna fare un blitz che poi vi farà vedere lui, perché non è proprio semplicissimo. Comunque, a parte questo, adesso sono quando entriamo in uno dei motori, qui abbiamo il nome, quindi Juno 106, adesso siamo sul Juno, e qui possiamo cambiare, ci sono già i preset, quindi quando vogliamo creare una scena, noi possiamo per ognuno di questi motori scegliere un preset, che è quello che poi rende possibile la questione di salvarsi a parte i propri preset per ognuno dei motori e poi mescolarli in quelle che sono le scene. Quindi andiamo in modalità, per esempio il mixer in questo caso, siccome siamo sul Juno, si comporta, diciamo, un po' come se fosse un Juno dove mescoliamo, questo è il noise per esempio, e abbiamo questo mix delle forme d'onda. Se io adesso torno sul Jupiter, cosa che provo a fare da solo, dove abbiamo i 2 oscillatori ma questi non hanno senso, lui dice che non sono avviabili, cioè che non sono avviabili, che non sono disponibili, appunto perché lavora in questo modo. Quindi questa cosa qui, questo mixer cambierà rispetto ad ogni modello che utilizziamo. Poi altro da dire da parte mia, c'è solo che la sensazione è ottima e che anche solo le scene che ci sono interne, la sensazione è che anche solamente i preset che sono stati disegnati dalla fabbrica, diciamo, sono potenti, hanno cuore, non sono fatti tanto per essere fatti, cosa che purtroppo negli ultimi anni capita spesso quando escono degli strumenti nuovi. Qui si ha la sensazione che le intenzioni ci siano. Poi qualcuno di voi ogni tanto mi dice ma è inutile sentire i preset, ma dipende, perché poi ci sono persone che le tastiere le comprano per usare i preset e altri che le comprano per smanettarci. Qui da smanettare ce n'è fin troppo, nel senso che se si vuole entrare con decisione all'interno dell'architettura, da quello che ho capito insieme a Daniele prima che mi ha fatto vedere un po' di cose, insomma c'è da passarci qualche giornata e un po' di calma per entrare bene in quelle che sono le possibilità, le opportunità poi. Il lavoro nel dettaglio è stato fatto molto bene perché i vari modelli comunque, avendo questa poi, essendo tutti Roland, avendo davanti questo bellissimo pannello che a me piace molto perché è molto vintage, bene o male si può così ricostruire, ritrovare insomma la manualità che si aveva con l'originale più o meno. Quindi insomma adesso io chiederei a Daniele di partecipare in qualche modo per fare un'analisi di altre cose e anche per sentire la sua opinione, perché mi sembra giusto così discuterne insieme. E non ho considerato gli effetti, ma fondamentalmente anche lì c'è tanta roba a disposizione perché è molto potente proprio la macchina. Già solo il fatto che i synth analogici abbiano 8 di polifonia per parte, e stiamo considerando l'SH come polifonico per esempio, cioè apre una quantità una potenza infernale. Poi uno dice vabbè ma cosa c'entra, è virtual, voglio dire no, non è così, perché ci sono dei digitali
che alla fine non hanno questa polifonia, non hanno queste possibilità proprio per niente, anzi sono molto limitati, soprattutto quelli belli. E questo insomma devo dire che suona proprio bene. Quindi, ripeto, invito Daniele così ci dà qualche altra dritta. Sempre le cuffie al contrario, aspetta. Ok. Stavo dicendo ciao e aveva le cuffie al contrario. Quindi vabbè, insomma, siamo... Ciao a tutti, ecco, Ciao a eccoci tutti. qua con... questa la stiamo rifacendo perché quella di prima era più bella, ma poi è successa una cosa col microfono. Però vediamo se riusciamo a riprodurre, diciamo, la stessa situazione. Allora, volevo farti una domanda, prima di tutto. Mhm. Prima di entrare nel dettaglio delle cose che io ho omesso per ignoranza, che Vabbè, effettivamente è un po' complessa questa. Sì, sì, bisogna capire Bisogna come. capire. Volevo chiederti prima di tutto perché l'hai comprata, perché questa lui l'ha comprata, ragazzi, non è che cioè, non si scherza quando si compra uno strumento. Allora, io l'ho comprata perché, a parte che per il tipo di suoni che io ho, mi mancava la parte di Roland. Ok. Come dicevi giustamente tu prima, questo strumento ha al suo interno i vari model banks di Jupiter, Juno, JX8P, SH, XV e Tutto vatte quello la che pesca. cioè, E poi in futuro ce ne saranno altri che usciranno, penso già a settembre e a gennaio, quindi c'è già questo progetto di ok, quindi questa espandere cambierà, diventerà quell'etichetta lì. un'altra. Sì, non so se mi manderanno mai l'etichetta, ma non credo. Che, E, come vedete c'è un'etichetta con scritti i modelli. sì, che Insomma. praticamente rappresenta i vari model banks che sono precaricati in questo momento quando si compra lo strumento. Poi vabbè, chiaramente se ne andiamo su model banks, fino al 6 sono gialli perché sono quelli che esistono, potrebbero andare fino a Fino, 16. Quindi potrebbe essere che ce ne saranno altri, no? Ho un pregresso con strumenti Roland, quindi comunque ho avuto Phantom G, ho avuto il JDXA, il System 8, che più o meno Jupiter X riprende poi l'idea di System 8, no? Quindi ok. già lì c'era dentro il Scusami, il modello. sistemotto mi ha sempre fatto ridere perché in italiano viene il sistemotto, insomma, System 8. esatto, Eh, Totocalcio. e praticamente già quello strumento lì aveva i modelli fisici, cioè, ricreati al suo interno, quindi il Certo, suo motore interno, Jupiter 8, Juno 106 e in quel caso JX3P, che è l'ultimo che è ok. stato aggiunto. A parte che le tecnologie che sono al loro interno sono leggermente diverse, quindi l'analog circuit behavior di System 8 è molto più avido di risorse, quindi la polifonia è È ridotta. ridotta, Quindi certo. abbiamo, se lavoriamo in monotimbrico, 8 note di polifonia, ma se lavoriamo già in parte dual sono 4 più Diventano 4. 4 più 4, certo. Però comunque anche a livello costruttivo cioè, la meccanica non era il massimo, era comunque uno strumento di plastica, sì va bene, più leggero, però. Vabbè, però è bello avere una cosa che Mm. ha un peso, no? Che ha un'identità anche fisica, L'ho insomma. avuto 2 volte, non mi convinceva. Poi quando è uscito questo, poi si sa come ormai tanti sanno che io mi sveglio la mattina, prendo, cambio strumenti, quindi cioè, sono un Sì, pazzo. sì, sì, sì. E effettivamente questo l'ho visto tra l'altro dal vivo quando ho preso il Wave State. Quindi ero lì per un altro motivo, poi dopo un mese dopo l'ho comprato. E effettivamente è un bel bestione, cioè quindi è costruito bene, la meccanica è bella, quella del Phantom, che tra l'altro a parer mio in questo chassis è anche migliore, un po' meno No, rumorosa devo dire, rispetto. ecco, una cosa che non ho detto, suonandola un po', la tastiera è bella, bella veramente. Ecco, questo, faccio una piccola, anzi, parliamone insieme. Cioè, questa cosa qua è importante, le tastiere le suonano i tastieristi. E il fatto che una tastiera sia comoda fa una differenza. Poi è chiaro che abissale, poi è chiaro che ognuno di noi si adegua a suonare qualsiasi cosa. Però non vedo, cioè, d'accordo, costi, quello che volete voi, però, cioè, veramente è una discriminante importante, o no? Cioè, Sì, sì, perché perché la sensazione, cioè la prima è uno parte, strumento. il primo input che ha la persona non è questa, la prima input che uno poi su cui va a interagire è Esatto, la esatto, meccanica. esatto. Quindi se tu hai una meccanica che, un po' come per le pesate, se non hai il feeling giusto, anche il tuo modo di interpretare il suono di pianoforte, tutto è Ma influenzato. certo, ma io ho l'esempio del il Nord Stage 2, tengo c'ho due Nord Stage 2 uguali perché il rapporto con la tastiera poi è chiaro, ci devo fare tutto e questa è un ibrido e quindi fa anche l'organo, con questa qua riesco. Se dovessi suonare un pianoforte
Perché non è possibile che ci sono strumenti da 300 euro che hanno una bella meccanica, per dire, No, e altri che ne costano 4.000 che invece però no. per assurdo, se anche lì, adesso sempre parentesi meccanica, tu hai avuto anche MP11 che Era è bellissimo, bellissimo, certo, chiaramente certo. si comporta aver dietro un mattone non da Sì, poco, sì, però cioè, d'accordo, poi d'accordo, va bene. interagisci con lo strumento in un altro modo. Ho capito, però voglio dire, quando si tratta di chili, adesso stiamo facendo una specie di intervista a due, Mm. stiamo tralasciando un secondo il Jupiter 8, però, cioè, se io devo scegliere fra due tastiere, siamo arrivati al punto che alcuni amici che mi seguono mi fanno discorsi per 2-3 kg, va bene, ma se quei 2 o 3 kg ti fanno suonare meglio, 3 kg, 4 kg non sono un problema, 20 va bene, ma insomma, io Sì, la penso così. sì, Poi, sì, poi questo strumento, cioè diciamo, il Systemate, Systemate, vai, perché così, System 8 se no... Systemate, così sei Esatto. contento, pesa niente, cioè peserà forse 4 kg, 5 kg, non mi Sì, ricordo, sì, questa sì. pesa 17. Sì, certo. No, è È diverso, un'altra certo. stazza, Sì, chiaro, sì, però sì. è uno strumento che Io preferisco probabilmente... questo anche se No, ne pesa anch'io, anche perché, a 17. parte che li ho comprati tutti. Vabbè, questo è uno strumento che quando ce l'hai sotto le mani ti sembra più una roba duratura negli anni. Cioè, Certo, ti dà l'idea che certo. dici, magari non io, però qualcuno che gli strumenti li tiene, dice tra 10 anni lo Lo strumento è ancora strumento è lì. ancora lì, sì, 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 è vero, è vero. Io No, sono no, un ma è vero, vabbè, caso... ma comunque questo strumento non è che dopo che tu quando lo darai via fra una settimana, 10 giorni, spero di più. no, sto scherzando, quando lo darai via e qualcun altro lo prenderà, ci suonerà per 10 anni, quello che non hai fatto tu lo farà lui, a Esatto. lui gli durerà e tutto il Mm, resto, insomma, quindi. esattamente. Esatto. Quindi diciamo che questo strumento finalmente, cioè nel senso diciamo che forse Roland ha ripreso un po' la via con Phantom e con Jupiter, ma anche il piccolino, l'XM comunque per quanto compatto, cioè nel senso che Ridotto, dovrebbe essere un po' come dicono loro un modulo con la tastiera in aggiuntiva, cioè nel mm, senso come se fosse un expanderino che però ti permette di interfacciarti come con lo i strumento. boutique messi dentro, Esatto, cioè sì. quindi tu hai modo di, anche se sei in viaggio, quello che è, di interfacciarti con lo strumento, ma senza perdere poi qualità a livello sonoro, perché i suoni che ci sono dentro XM sono gli stessi Sono di questi e Jupiter anche X. mi dicevi anche la qualità Sì, audio. anche XM si porta dietro i due XLR bilanciati, quindi funziona anche con le batterie, anche quello ha le due cassettine, quindi te Cassettine, puoi, comodo, bello, sei in camerino, bello. sei sul tour bus, sei in macchina che guida qualcun altro, chiaramente non quando guidi tu perché sarebbe carino, perché uno magari guida, suona e No, 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 poi dopo si certo, schianta, certo, quindi certo, non guidate e suonate insieme. esatto. E quindi però hai questa possibilità perché ricordiamo che adesso Roland ha portato in Jupiter, in Phantom, nelle varie MC, eccetera, eccetera, adesso non so tutti i modelli, lo Zencore, quindi c'è questa possibilità di scambiare suoni, patch tra uno e l'altro, quindi io potrei fare un suono su Jupiter X in studio, avere il Phantom 6 da portarmi in giro a suonare, posso crearmi quel suono, mi salvo la patch, me lo porto dall'altra parte, senza dovermi magari per un Beh, suono portarmi questa, dietro una no, questa, tastiera. questa è una cosa importante. Poi vabbè, anche perché magari ecco, l'esempio potrebbe essere anche al contrario, se hai un Phantom in casa che usi in studio perché vuoi avere tutta la paletta Roland, diciamo così, Sì, ancora sì, più completa, e devi farci esatto. anche i pianoforti e tutto il Sì, hai resto, il però V-piano, hai tutte le cose. esatto, hai fatto un synth però che ti piace, puoi riportarlo, cioè puoi avere uno scambio e portarti in giro, oppure il sintetizzatore ti fa lavorare meglio sui suoni di synth perché ti trovi più a tuo agio dal punto di vista proprio anche Diciamo. sì, dell'interfaccia, no? Come non mi Come viene interagisci? manuale, dal punto di vista manuale, nel senso che Ok. puoi muovere le cose con semplicità, ti vengono meglio le cose e poi le puoi trasportare dall'altra parte. Insomma, la compatibilità è fondamentale, diciamo. Esatto, sì, poi tu per assurdo potresti fare anche il discorso inverso. Io ho il Phantom o il Jupiter X a casa, voglio andare in Certo, giro, mi servono tre suoni, mi porto l'XM che è piccolino, me lo uso lì con una master. certo. Quindi mi stai Però dicendo che tu comprerai il Phantom, questa e quella piccolina che si fa. no, No, io sto dico, scherzando. però nel senso c'è Hai già questa, fatto uno sforzo. sì, c'è questa possibilità di Questa scambiarsi compatibilità è tra fondamentale. strumenti, cioè, quindi c'è questo minimo comune denominatore che è lo Certo, certo. Zencore. Sì, è una piattaforma, insomma, lo Zencore è un po' sì, una piattaforma, un protocollo che unisce Esatto, queste poi tastiere. chiaro che XM e X, anche se racchiudono lo stesso strumento, poi quando tu vai su Jupiter X hai tutta la parte del pannello più estesa, quindi anche i due inviluppi sono fuori, mentre sull'altro hai
cioè giustamente per una questione di spazio, i 4 slider, Puoi scegliere, che poi tra l'altro sì. sono knob e devi dirgli filtro, Sì, e quindi devi selezionare ogni esatto, volta. quindi Vabbè, ma questo è normale, voglio dire, questo è il modello, diciamo così. sì, è la flagship, quindi sì, esatto. e poi L'ammiraglia, come esatto, diciamo. ammiraglia. Quindi l'unica cosa che dicevi anche tu prima È un po' l'impatto, è quello un po' così, l'impatto, cioè, gestionale. sì, quindi a livello di gestione, anche perché effettivamente sì, c'è tutto a pannello, ma bisogna innanzitutto entrare nell'ottica che non sempre il pannello modifica la parte del suono che vogliamo, quindi bisogna dirgli cosa andare a richiamare. La scena, che è la parte che può comprendere fino a 5 suoni, che poi uno è sempre la parte di ritmica, quindi diciamo sì. 4, al suo interno ha i vari tone che vanno modificati, quindi noi andiamo a vedere tipo questo suono attivo parte 1, parte 2, parte 3 in questo momento, e se vogliamo modificare parte 1, parte 2, parte 3 dobbiamo modificare parte 1, parte 2, parte 3, e poi lui ci dirà che cosa, quindi in questo caso su parte 1 abbiamo Jupiter 8, quindi in questo caso il pannello attivo è Jupiter 8, JU06 la seconda parte e via così. Anche qui non serve magari esagerare con le parti, perché sì, ok, puoi arrivare fino a 4 parti, puoi avere 4 Jupiter 8 splittati, quello che vuoi, in dual, cioè in polifonia, quindi ogni parte si porta dietro 8 voci di polifonia, Quindi metti 8 unisoni con 8... esce un disastro, cioè, però tante volte fai un synth lead basta poco, perché andando a lavorare tipo in dual è più che sufficiente. Quindi tipo questo suono che ho fatto, se ne andiamo a vedere, ha 2 parti attive, quindi il dual ha tra l'altro una parentesi sul dual. Se si va a usare 2 suoni identici, quindi magari lo stesso suono su parte 1 e parte 2 di Jupiter 8 o dei vari modelli, se si preme Shift e Dual, in automatico lo strumento fa un autopan. Ok. Quindi butta una parte più a sinistra e una parte più a destra, quindi ci fa questo effetto stereo. Se invece si fa in dual, permette semplicemente li somma, fa il layer completo. Certo, quindi, certo. quindi in questo caso abbiamo 2 pad di Jupiter 8 e questo è già, cioè sono già 2 mi layer. sembra più che sufficiente. Caspita, cioè. Quindi non serve talvolta, cioè, No, anzi, si può lavorare veramente di fino, fare delle cose molto complesse, ma anche delle cose molto efficaci con poco. quindi sempre 2 parti. Suona benissimo già così, certo. Con 2 senza parti. esagerare si può fare quella roba lì. Poi non dimentichiamo che tutta la parte dei controlli è programmabile, quindi si possono programmare le 2 wheel, ci sono 2 slider e 3 pulsanti assegnabili sempre nel menu. Chiaramente, ragazzi, siamo nel 2020, qua, cioè nel senso che qualsiasi cosa è controllabile in qualsiasi altro modo, insomma, quindi Esatto, sì. è assolutamente, da quel punto di vista è tutto, c'è l'implementazione di qualunque tipo. Poi, insomma, io parlavo più che altro dell'aspetto sonoro, questa cosa che hai fatto sentire adesso dei 2 suoni, lui l'ha spiegata bene, cioè nel senso che bastano 2 suoni e già si riempie lo spettro, insomma. Si riempie con una attitudine che devo dire ricorda molto quella analogica. Qui così adesso siamo in cuffia, non ho idea di quale possa essere live magari la resa, però io sento una bella pasta, bella profonda. E poi non dimentichiamo che oltre ai model banks che simulano l'analogico, abbiamo poi i modelli digitali che, certo, ricordo, RD e il vocoder possono essere messi solo su parte 1 in questo momento. Quindi se vogliamo utilizzare RD e vocoder vanno messi sulla parte 1. Però si portano dietro, essendo digitali, una polifonia diversa, quindi non abbiamo più 8 voci ma abbiamo 256 note. Poi nel caso di più le 8 voci per ogni parte sintetica, esatto, che vogliamo utilizzare, ricordando che possiamo utilizzare 4 Juno, per dire, o 4 Jupiter, quindi insomma tipo in questo caso ho fatto questo suono che è JX8P più XV5080, bellissimo.
quindi lavorano in questo modo. Possiamo far lavorare un esempio di Model Banks analogico, diciamo, e l'XV5080, oppure in questo caso c'è un suono che ho fatto con questo caso, è uno split. Bello, comunque suona bene. Adesso perché poi quando si suona è un disco, quando si ascolta è più bello. Perché sentire lui che suona mi piace di più, capito? Perché mi rendo conto anche, al di là di lui che suona bene, ma mi rendo conto anche della potenza. È un bello strumento, secondo me. Un'altra cosa che diciamo del mixer, per esempio, è che ci sono i 4 oscillatori che poi sono anche i 4 parziali, non a caso tipo di XV5080, certo. quindi ti permette di interagire anche col modello digitale, indicata la temperatura, quindi quando si accende lo strumento è freddo c'è un po' di drifting, no, negli oscillatori, quindi simula un po' quella temperatura, cioè lo strumento che si scalda. Che si scalda. Si può invecchiare lo strumento. Me l'avevi fatto sentire questo. Ok, Questa è quindi bella, prendiamo questa mi piace tanto. Essendo vecchio. Tipo questo suono che abbiamo detto, io personalmente al momento l'ho tenuto spento quella cosa lì, quindi noi andiamo dentro in System e andiamo a invecchiarlo, quindi non so, tipo mettiamo 25 anni, dai. Magari c'è un po', un pochino, se vai più di più diventa tipo, non so, un disastro. mettiamo 55 anni, c'è un c'è. po', e poi possiamo distruggerlo, cioè nel senso andiamo a metterlo 90 anni. 90 anni da mettere a posto. È praticamente massacrato. Quindi, e ultimissima roba che come c'era dentro in Jupiter XM, che quindi è uno strumento da portarci in giro, anche questo strumento al suo interno qua sotto, quindi non si vede, abbiamo gli speaker che tra l'altro sono belli, l'ho detto belli prima, rumorosi. infatti. Aspetta, facciamo così. Suonano. Chiaramente è una funzione che serve nel momento in cui siamo magari sei in un momento in cui sei con gli in-ear, non ti hanno ancora dato la linea e ti senti un po' di cose. Ok. Beh, comunque, insomma, grazie a Daniele che lui spiega le cose bene, al contrario di me che sono un tamarro, ma comunque abbiamo capito che è un bellissimo strumento. Io vi dico, fateci un giro. Chiaramente quel discorso che abbiamo fatto proprio adesso, non vi fate, diciamo, influenzare più di tanto dall'aspetto complicato inizio, perché una volta capito come funziona questa parte, praticamente il resto viene da sé. E quando quella cosa diventa organica per voi, dopo tutto il resto, esatto, questa parte qui, tutto il resto poi dopo comincia a funzionare, uno si trova a fare i suoni in 10 minuti. E quindi è bella e partecipa in questo momento fondamentalmente a tutta questa scena degli ibridi che stanno facendo successo, cioè il Nordwave nuovo, molto piuttosto bello, che il Prophet XL, piuttosto che già da un po' il Waldorf, il Quantum, tutti questi strumenti qua, ormai anche le workstation o i synth stanno andando tutti in quella direzione, dove si uniscono le capacità digitali piuttosto che quelle di campionamento con le possibilità analogiche o virtual analog. Questa è una cosa interessante perché è proprio di brand, cioè nel senso qui è Roland che mette a disposizione tutto da mescolare, come avere praticamente un rack con dentro tutti questi. Sì, un po' come il discorso che è stato fatto con Integra, per esempio. Sì, esatto. Quindi un po' unire tutte le cose. Tutto quello che però insomma questa è una tastiera che qui se uno questa qui la compra e ci lavora, qui può fare veramente tantissimo. Sì, diciamo che se uno magari non vuole utilizzare gli analogici, anche seppur stabili, quelli più attuali, magari si fida di più andare sul palco con un digitale, ma vuoi quel suono, è una soluzione. Quindi tu hai il suono stabile, a meno che non ti metti lì a invecchiarlo 90 anni, certo. Esatto. Però ti dà la possibilità, tu lo accendi così, lo accendi tra 5 anni ed è quello. Sì, questo sicuramente. Chiaramente
avendo, almeno questa è la mia sensazione, in certi ambiti, in certe situazioni, prima quando ho fatto quel solo, ti ricordi che siamo stati lì perché Esatto. mi piaceva andare in quella... dove apre il filtro, che comunque scalda il cuore. E le cose che scaldano il cuore hanno, cioè, voglio dire, hanno valore, no? Quindi, cioè, analogico o non analogico, chi se ne frega, nel senso, se suona bene, suona bene. Sì, sì, l'importante è il risultato finale. Esatto. Mm. E anche il rapporto, tastiera è bella, è importante. Ci siamo dilungati a dismisura, ci scusiamo per Abbiamo questo, fatto un ma film, abbiamo fatto un film, esatto. Film brutto, però comunque è un film, intanto bisogna farlo. E quindi vabbè, niente, io vi lascio, vi saluto. Chiaramente Daniele Chirichetti, il suo, fatti pubblicità, DKS Synth Lab. non hai bisogno, che ha 1 miliardo di iscritti, quindi adesso Sì. dovete assolutamente iscrivervi anche voi, perché lui deve perdere una scommessa che ha fatto, mi ha detto, con degli amici, quindi iscrivetevi per fargli perdere la scommessa, perché Esatto. funziona più o meno così. Poi se vi interessa iscrivervi anche al mio, è questo qui, dove state vedendo questo video, cliccate sulle campanelle di tutti e due per avere notizie, farvi disturbare costantemente giorno e Esatto, notte. una volta alla settimana. E vi salutiamo. Ciao ragazzi, Ciao. un abbraccio, ciao ciao.